Ed è tornata Radio GRP a grande richiesta. Noi abbiamo cercato di eliminarla perché per evitare uno stipendio, ma è tornata la professoressa Danila Elisa Morelli, professoressa di italiano. Buongiorno. Bene. Allora, quando si fa il rientro a scuola di solito non c'è l'interrogazione. Infatti non c'è. Oggi niente, anche perché sai, periodo olimpico. La tregua olimpica. Non ho fatto i compiti, non li controllo. Non c'è problema. Ma dalla prossima settimana sono poi casini. vedremo, vediamo. la prossima settimana vedremo. Veda, non so se lei è al corrente, ma da alcuni giorni abbiamo le Olimpiadi in Italia. Infatti settimana scorsa ne abbiamo parlato in remoto, ne parliamo oggi un pochino delle Olimpiadi moderne, però prima voglio fare un accenno alla domanda di Gianni della settimana scorsa. Sì, cos'è che chiedeva? Noi Io non me lo ricordo. La settimana scorsa abbiamo parlato dei singolari al maschile che diventano femminile, plurale, uova. Ecco, allora lui aveva messo tanti esempi, ho parlato di quegli altri esempi. Uovo e uova, in realtà, poi ci ho riflettuto, va spiegato in una maniera diversa, e quindi completiamo la spiegazione. Ovum in latino, singolare, ova in latino plurale. Quindi arriva di Era lì. semplicemente un genere neutro. Ok. E quindi a noi sembra apparentemente un cambio di genere, un cambio di sesso a Casablanca, ma in realtà l'uovo era proprio correggere. così. L'altra volta, se non sbaglio, aveva anche menzionato, ha fatto un grave errore. Il camion. Il camion, i cami. Questo è, No, questo è sicuro. E poi il ginocchio, i ginocchi. Perché lo dicono anche Cocchi Renato. Certo, le un ginocchia, po' più in giù, voleva volare l'userino. Però nell'antico italiano c'è anche ginocchi, diceva. c'è anche nelle traduzioni dell'Iliade, eccetera, ci sono. Comunque andiamo sulle Olimpiadi, parliamo delle Olimpiadi moderne e quindi parliamo del fatto che abbiamo questo famosissimo Charles Pierre Dufresne, barone di Coubertin, quindi un po' come famoso. Camillo Conte di Cavour, che è diventato Cavour. E Lui è diventato Pierre de Coubertin, Ok. finita così. Nel 1894 lui era uno che credeva, meno male, nello sport come attività educativa e pedagogica. Nel 1894 decide di ripristinare queste Olimpiadi che partono ufficialmente nel 96 con la prima edizione ad Atene. È sempre lui che si inventa nel 1913 il simbolo coi 5 cerchi, decidendo di rappresentare tutti i continenti. Chissà se ha con preso i colori, poi i diritti. con i colori delle bandiere. L'ha fatto proprio per spirito olimpico, per spirito di solidarietà nei confronti dello sport. E sempre lui che anche del nel mondo. 1924 si inventa, in realtà l'ha un po' copiazzato, ma questa è un'altra storia, il motto delle Olimpiadi, che è in greco. No, latino. Latino, vabbè, scusami. Però è giusta la supposizione in greco. ma io lo sapevo, Anzi, non l'ho detto perché non volevo. Mi dà l'estro perché l'altro giorno quando abbiamo parlato di Tedoforo qualcuno mi ha chiesto ma perché dal latino tedifer? E in realtà il latino era tedifer, in greco portatore era di fiamma. Dadoforos, okay. che è sempre portatore di fiamma. Vabbè, comunque quindi questo, era in latino. In latino. E qui c'è da divertirsi perché lo leggo come si legge a scuola. Vai. Citius, Altius, Fortius. Sì. Lo leggo invece con la pronuncia che si dice sia fosse quella dei veri latini. Citius, Altius, Fortius. Che significa più alto, più veloce, più forte. Questo era il motto che ha deciso De Coubertin nel 24. Ma sai che io sapevo il motto di De Coubertin non era l'importante. No, ma quella è un'altra cosa. Partecipare. Esatto. Poi è un po' una versione un po' cambiata. Sempre nel 24, quando ha inventato questo motto, lui ha ideato anche le Olimpiadi invernali. Ah sì. Quindi è sempre stato lui a fare tutto ma è lui quanto. che ha inventato anche È le stato invernali. lui nel Mamma mia. 1924. Pensavo fosse Gustav Töni. Però, tornando al motto, c'è una cosa particolare. Piero perché Grosso. nel 2021, in pieno periodo Covid, non vi distraete. Chiedo scusa. In pieno periodo Covid si è deciso di aggiungere un altro avverbio a questo motto e ovviamente hanno deciso di aggiungerlo sempre in latino per essere carini. E quindi hanno aggiunto questa parola communiter, che secondo loro significherebbe insieme. Comunità, per l'idea della comunanza, dei valori dello sport, di unità, eccetera. In realtà è un po' un errore, perché communiter i latini non l'avrebbero mai usato per intendere quell'insieme, ma avrebbero usato magari una con la lunga. Ma questa è un'altra cosa. Vi parlo delle mascotte e finiamo. La mascotte. No, ma sono... Ragazzi, l'attenzione di uno studente è intorno ai 3 minuti ma massimo. della generazione Z, non della X. No. Se lei mi parla in latino, l'attenzione diventa 30 secondi. Dal greco. No, mascotte viene Aiuto. dal provenzale mascotto, che significa strega. Per cui mascotte è un termine francese, ovviamente. Voi sapete, allora, quali erano le mascotte nel 2006? Nel 2006, vabbè, neve, Glitz e neve. E quelle di adesso?
questo è un babaccio Chip e Chop, brutto. non lo so. Allora, non lo sono so. due ermellini, uno si chiama Milo per Milano e sarà Milo la e mascotte delle Shira. Paralimpiadi, Sì. esatto. E invece Tina è quella delle Olimpiadi ed è Cortina. Ecco, Hai Comunque capito. mascotte significa strega, significa perché sono portafortuna. E allora ma insomma, strega non è che abbia un'accezione così Beh, comunque positiva, all'Italia stanno portando bene Ma no! perché tra l'altro volevo chiedere una cosa. No, volevo ancora chiedere una cosa. Ma volevo chiedere una cosa. Arrivederci, prof. Arrivederci.